Nel 1984 la Terra è divisa in 3 grandi potenze totalitarie: Oceania, Eurasia ed Estasia, impegnate in una perenne guerra tra loro, il cui scopo principale è mantenere il controllo totale sulla società. In Oceania la sede dei vari ministeri è situata a Londra. I ministeri sono 4. Il Ministero della Pace, che presiede la guerra, il Ministero dell'Amore, che si occupa della sicurezza, il Ministero della Verità, che presiede la propaganda, ed il Ministero dell'Abbondanza, che gestisce l'economia. La società è amministrata secondo i principi del Socing ed è governata da un partito unico, con a capo il Grande Fratello, un personaggio che nessuno ha mai visto di persona, anche se appare in manifesti affissi dappertutto, e che tiene costantemente sotto controllo la vita di tutti i cittadini. Il potere è nelle mani di un partito unico, detto semplicemente il partito, che a sua volta è diviso in partito interno, che comprende leader e amministratori, e partito esterno, che è formato da burocrati, impiegati e funzionari subalterni. I suoi occhi sono i teleschermi, televisori forniti di telecamera, installati per legge in ogni abitazione dei membri del Socing, e che i membri del partito esterno non possono spegnere. Questi televisori telecamere, presenti ovunque, oltre a diffondere propaganda del partito 24 ore su 24, spiano la vita di qualunque membro del Socing, annullando di fatto ogni possibile forma di privacy. In questo modo il governo può osservare facilmente qualsiasi forma di comportamento, anche inconsapevole, che riveli che un individuo abbia pensieri contrari a quelli del partito. Tale meccanismo di osservazione viene portato avanti continuamente su ogni singolo membro del partito. Il partito è governato dal Minamor, ovvero il Ministero dell'Amore, la cui funzione è di controllare i membri del partito e di convertire i dissidenti alla sua ideologia. È dotato anche di una polizia politica, la psicopolizia, che ha il compito di intervenire in ogni situazione sospetta. Al di sotto del partito unico ci sono i prolet, che non hanno alcun privilegio né potere e svolgono i lavori pesanti in cambio del minimo di sussistenza. Hanno il vantaggio però di non essere controllati, se non in modo indiretto. Colui che viene presentato come il capo dei dissidenti, Emanuel Goldstein, è ritratto nei manifesti propagandistici con lineamenti ebraici e barbetta caprina e diventa il catalizzatore della rabbia degli oceaniani. Anche il sesso è fortemente disincentivato, esattamente come il libero pensiero, tanto che per gli iscritti al partito unico mettere al mondo figli diventa svolgere il nostro dovere verso il partito. E la famiglia stessa diventa un mero strumento di controllo, tant'è che i bambini vengono incoraggiati a osservare i genitori e a riferire al governo ogni loro possibile comportamento contrario al partito. Nella città sono appesi grandi manifesti di propaganda, con la didascalia "Il Grande Fratello ti guarda", e che riportano gli slogan del partito: la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Ogni aspetto della vita quotidiana è rigorosamente separato per classi. Mentre i membri del partito interno risiedono in moderni e confortevoli edifici, con a disposizione persino della servitù, quelli del partito esterno vivono in fatiscenti palazzoni alveare situati nella città nuova. I prolet invece poi vivono in tuguri nella città vecchia. L'unica forma di pensiero ammissibile in Oceania è il bispensiero. Come recitano alcuni slogan del partito, la menzogna diventa verità e passa alla storia. Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. La lingua che si parla in Oceania va trasformandosi conseguentemente in neolingua, un nuovo linguaggio in cui sono ammessi solo termini con un significato preciso e privo di possibili sfumature eterodosse, in modo che riducendone il significato ai concetti più elementari si renda impossibile concepire un pensiero critico individuale. Con la creazione della neolingua, quindi, il partito censura l'utilizzo di molte parole, convogliando quelle sgradite, come ad esempio democrazia, nell'unico termine psicoreato. In questo modo diventa impossibile formulare e a lungo andare anche solo pensare ad un argomento proibito. I semplici concetti che renderebbero discutibile l'operato del partito diventano inesprimibili. La stessa parola psicoreato si spinge ben oltre il divieto di esprimersi, al punto di vietare anche solo di pensare in modo divergente dai dettami del governo totalitario del Grande Fratello. Le scienze umanistiche sono state modificate nel loro contenuto e scopo. I contenuti di libri, giornali, film e documenti vengono riscritti continuamente, espellendo tutto quanto non sia in linea con le idee del momento del Socing. Tutti i fatti che rivelino contraddizione o fattibilità del partito vengono periodicamente e sistematicamente cancellati e sostituiti. La storia non esiste più, se non per dare ragione al partito. Si cancella la memoria dei fatti indesiderati
sostituendoli con fatti che il partito vuole che si ricordino. Così, per esempio, se si ribaltano i fronti e l'Eurasia diventa improvvisamente alleata, dopo esservi stati in guerra fino ad un momento prima, nessuno deve rilevarne la contraddizione e portare memoria della precedente ostilità. Per cui diverrà vero che l'Eurasia è sempre stata alleata dell'Oceania e non vi è mai stata inimicizia tra i due stati. Tutto viene descritto come una vittoria o un miglioramento. Quello che il giorno prima veniva riferito come una riduzione, ad esempio di derrate alimentari, il giorno dopo viene riportata nei documenti come un aumento. Anche l'ultima possibilità di produrre letteratura, ossia la scrittura a mano, è stata abolita. Poesie, canzoni e romanzi vengono realizzati automaticamente da complessi macchinari elettromeccanici, detti versificatori. Dovunque sono presenti i cosiddetti buchi della memoria, nei quali tutti i membri del partito sono invitati a gettare documenti non aggiornati, di fatto quelli ancora non riscritti secondo la verità del momento. Tra le tante attività vietate rientra anche quella di tenere un diario, perché non sarebbe aggiornabile dal governo e quindi potenzialmente pericoloso per la verità. Una guerra atomica, scoppiata pochi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha diviso la Terra in tre potenze in lotta fra loro e governate da regimi totalitari: Oceania, Eurasia ed Estasia. Nel superstato di Oceania, la società è controllata da un partito che basa il suo potere sui principi del Socing, un socialismo estremo, il cui comandante supremo è il Grande Fratello, misterioso dittatore il cui viso compare ovunque nei teleschermi e nei manifesti di propaganda. Le principali città sono sorvegliate da pattuglie della psicopolizia, una feroce organizzazione paramilitare poliziesca che ha come obiettivo, attraverso lo spionaggio, di tenere sotto controllo la vita dei cittadini. I cittadini sono costretti a indossare delle tute azzurre per i membri del partito esterno o nere per i membri del partito interno. Il 39enne Winston Smith è un impiegato del partito esterno che lavora presso gli uffici del Ministero della Verità, incaricato di correggere libri e articoli di giornale già pubblicati, modificandoli in modo da rendere riscontrabili e veritiere le previsioni fatte dal partito. Egli inoltre si occupa di modificare la storia scritta, contribuendo così ad alimentare la fama di infallibilità del partito. Apparentemente Winston è un cittadino malleabile. In realtà mal sopporta i condizionamenti del regime e non riesce ad adeguare la propria mente al bispensiero, tanto che comincia a scrivere su un diario i propri sentimenti di malcontento nei confronti del regime. La sua vita cambia quando un giorno, durante una manifestazione di 2 minuti d'odio diretti contro Emanuel Goldstein, incontra Julia, una 26enne che si adatta al partito esterno solo per convenienza. Credendola un agente della psicopolizia, l'impiegato comincia a provare un sentimento di puro odio nei suoi confronti, sino a quando riceve da lei un piccolo foglio di carta con scritto «Ti amo». Dopo qualche difficoltà, Winston si innamora di Julia, nonostante il regime non voglia relazioni sessuali che abbiano scopo diverso dalla procreazione. Per evitare di essere scoperti durante i loro incontri amorosi, i due amanti, con l'aiuto di un antiquario, trovano rifugio in una stanza situata nei quartieri riservati al prolet, ovvero la zona della città meno sorvegliata perché abitata dalla classe operaia semi-analfabeta. Winston e Julia decidono infine di concretizzare la loro avversione al partito collaborando con un'organizzazione clandestina di ribelli, detta la Fratellanza, a cui O'Brien, importante funzionario del partito interno nel quale il protagonista vede una figura paterna, dice di appartenere. Così ricevono da lui un libro, Teoria e prassi del collettivismo oligarchico, il manifesto dell'organizzazione, che ne espone le ideologie antigovernative nei confronti del regime. Ma in breve vengono catturati da uno squadrone della psicopolizia e consegnati separatamente in una prigione del Ministero dell'Amore. Winston e Julia vengono sottoposti ad un programma di tortura fisica e psicologica condotta da O'Brien, che in realtà è un ufficiale della stessa psicopolizia. Nel corso della prigionia, Winston, evidentemente refrattario al condizionamento sociopolitico del Socing, subisce una tortura con cui viene portato ad allinearsi al bispensiero, divisa in 3 fasi: apprendimento, comprensione, accettazione. Nella prima fase, quella dell'apprendimento, il dolore è intenso, ma Winston resiste e non tradisce Julia. Nella seconda fase, quella della comprensione, il dolore è insopportabile e l'aspetto fisico di Winston cambia, ma riesce ancora a resistere, seppur conscio di rischiare una condanna a morte tramite fucilazione. Nella terza fase, Winston viene condotto nella stanza 101, dove si materializza la fobia più assoluta di ogni condannato. In questo caso, in una gabbia fissata sul suo volto, vengono messi dei topi,
unici animali che lo angosciano anche nei suoi incubi notturni. Di fronte alla minaccia che il suo viso sia divorato dai topi, Winston, in preda al terrore più assoluto, tradisce Julia e rinnega i suoi sentimenti antigovernativi. Dopo un vero e proprio lavaggio del cervello, il tentativo riesce perfettamente e Winston finisce per schierarsi dalla parte del Grande Fratello. Nel marzo del 1985, Winston, ormai scarcerato e riabilitato, incontra Julia in un parco ed entrambi ammettono di essersi traditi. Il romanzo si chiude con Winston che guarda con ammirazione un manifesto del Grande Fratello e facendo così intuire al lettore il proprio cambiamento ideologico e il fatto che morirà in questo modo, amando il Grande Fratello.